Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Crazy for Trade. Oggi diamo un'occhiata alla situazione gap di Bitcoin ed altre cripto. La scorsa settimana ci eravamo lasciati in questa situazione del genere e ora possiamo notare con tanta felicità che Bitcoin ha coperto tutti i suoi gap e quindi per chi holda è importantissimo. Quindi si può creare un piano di accumulo. Vediamo anche Ripple, ha coperto tutti i suoi gap e questo è il grafico che ho creato dallo scorso video e non sono andato tanto lontano dalla realtà. Quindi seguire canali che vi mostrano queste candele. Ciao ragazzi, vediamo oggi Bitcoin cosa farà. Cioè, non ha senso, soprattutto per chi holda. Uno può dare da qui, può dare da qua, cioè non ha senso. Mentre ora che Bitcoin ha coperto tutti i suoi gap, uno può accumulare in maniera tranquilla. In questi giorni ho sentito spesso frasi come «Oh, se avessi investito 1000 euro a quest'ora sarei stato ricco». A questo proposito ho creato per voi questo file Excel per mostrarvi i vari possibili guadagni a seconda del capitale investito e del valore di Bitcoin. Ipotizziamo che Bitcoin sono su che market cap vale 88.645. 88.645. Voglio investire 100 euro, avrei questi satoshi. Se Bitcoin raggiungessi 200.000 avrei 225 euro, quindi avrei raddoppiato il capitale investito. Torniamo nel mondo gap. Allora, ipotizziamo che voi non seguite me, ma avete iniziato da poco. Ipotizziamo che Bitcoin in breve, questo non esiste, quindi il vostro grafico è questo, quindi questa parte ancora non c'è. Facciamo una linea, scusate, ho sbagliato. Facciamo una linea sui 93.500, la traccio per voi. E Bitcoin ha questo gap e anche questo. Come vi ho detto, Bitcoin o Ripple o Solana, qualsiasi cripto o anche azionario, il gap deve essere coperto. Quindi se qua ora avete investito 100 euro e mi seguite da poco, quindi sarò in perdita. Sì ragazzi, sarete in perdita. Quindi, e poi sento dire anche è una truffa e così via. E sono sinceramente stanco di sentire sempre che le criptovalute sono una truffa, ma è mercato. Comunque, torniamo nel nostro grafico. Quindi 100 euro qui. Voi che fate? Vendete. In che senso vendete? Li convertite i vostri 100 euro in stablecoin, in un SDC o SDT. Quindi voi sempre gli stessi satoshi che avevate qui, perché i satoshi quando voi comprate bitcoin rimangono sempre quelli, cambia il valore ma alla fine sempre quelli. Quindi qui avete i vostri 100 euro, quindi bitcoin sale, scende, a voi non mi interessa che sempre 100 euro avete. Quando riscende, quindi sotto gli 88.000 per coprire questo gap, li comprate, quindi 100 euro che voi avete qui, li utilizzate per ricomprare bitcoin di nuovo, quindi da 100 euro, quindi da qui, scusate ho sbagliato di nuovo, scusate, quindi da qui è sceso, quindi comprate ora, sale, quindi allo stesso punto, prima avete 100 euro, vi ricordate? Ora se vendete e comprate a punto più basso, arrivato allo stesso punto, ora non vi trovate più nei 100 euro ma 107 euro, quindi avete guadagnato 7 euro in più circa. In una situazione del genere, se fossi in voi, traderei e vi dico anche perché. Perché se in questo caso, per chi è un trader,
benissimo cosa dico, vado short, nella discesa o nella salita sono 7 euro, quindi in questo caso se voi non siete trader ma accumulate solo Bitcoin, quindi siete in perdita, quindi da 100 euro se avete 93 euro sotto agli 88.000 e man mano che sale poi ritornerete a guadagnare. Se io trado, nella discesa sono 7 euro, ma per me che sono un trader non sono 7 euro ma sono circa 60 euro. Dipende anche dalla leva con cui uno trada, perché se uno va con una leva pesante, da 100 euro può anche guadagnare molto di più, anche il doppio, in una discesa. Quindi io non sono un trader che ha leve alte, quindi per me più o meno sono una sessantina di euro. In questo caso che farei io? Amo diversificare il portafoglio. In che senso? Apro short da questo punto o anche da questo punto, dipende dai pattern o quant'altro, però simuliamo, evitiamo discorsi da trader. Apro short, scende, ho guadagnato 60 euro, quei 60 euro compro 10 euro in Bitcoin, 10 euro in Solana, 40 euro di oro e così via. Risale, quindi da qui a qui sembra long in questo caso perché sale, sono altri 60 euro e diversifico, quindi mi trovo il capitale di 160 euro, ma in questo caso ho fatto un guadagno di 120 euro tra la discesa e salita. Quindi se il trade va male, quindi più avanti tradandomi va male, posso perdere solo quei 100 euro, ma in cambio ho i 120 euro diversificati. Vi ricordate che vi ho detto comprate Ethereum, oro e quant'altro? Quindi alla fine sì, ho perso quei 100 euro, ma ho il portafoglio che mi copre eventuali perdite. Quindi quando voi tradate, io vi consiglio sempre con i guadagni di comprare una cripto o azione, potete comprare pure azioni, però è meglio diversificare. Poi ho visto anche un video recentemente in cui il Bitcoin veniva considerato alla stregua di uno strumento per fare, scusate, illeciti in quanto denaro non controllato. Io sono del parere che il problema non siano le criptovalute, ma l'utilizzo che uno ne fa. Per esempio, un coltello nasce come uno strumento di taglio, ma può trasformarsi, a seconda della persona che lo usa, in un'arma. Ma la colpa non è del coltello, bensì dell'utilizzo che uno intende fare. Ragazzi, io vi posso garantire, perché ormai sono nel mondo cripto da tantissimi anni e vi posso garantire, credetemi, che in Europa c'è tantissima ignoranza e soprattutto vi vogliono controllare. Quindi fate attenzione. Io nella mia ignoranza, io prevedo un boom di persone che vanno all'estero, tipo gli Emirati, dove uno, cioè, ha i soldi, ma perché uno deve controllare? Cioè, io non tollero questi atteggiamenti che uno deve controllare il denaro. Ad esempio, posso andare in uno sportello bancario, prendevo 500 euro, cioè uno può fare anche un illecito, cioè non è che la criptovaluta è, è da considerare un fattore negativo, anzi, secondo me è una cosa ottima da utilizzare. Cioè io che vivo in Inghilterra ho utilizzato le criptovalute per varie cose, cioè non, io vedo veramente l'Europa che non solo sono indietro anni luce, ripeto, ma c'è tanta ignoranza, cioè a capo ci sono persone che non capiscono niente e ci sono anche aziende importanti in Italia, parliamo di SPA e anche aziende importanti, che mostrano disinformazione, cioè fanno vedere video dove le persone già hanno paura di questo fantastico mondo, ma deve far pensare a tante cose, perché se è una cosa illecita, parlo dell'Italia perché sono italiano,
ho aumentato le tasse sulle criptovalute. E poi perché le banche hanno paura delle criptovalute? Ve lo siete mai chiesti? Perché gli interessi che vi danno le criptovalute non ve le dà nessuno. Il 12%, sempre su alcuni siti, attenzione, delle stablecoin, cioè scrivete, vi prego, scriveteli nei commenti sotto a questo video. Ditemi una banca che vi dà il 12%. Io vivo in Inghilterra, una banca, sempre sul denaro fiat, quindi in questo caso sterlina, mi dà circa il 7% netto. Ma il 12, vabbè, in Italia neanche il 3, cioè proprio non ne parliamo in Italia. Ma chi vi dà il 12%? Le criptovalute vi danno degli interessi spaventosi. Su alcune cripto anche il 20%. Quindi informatevi meglio. Se volete più dettagli, vi prego, contattatemi anche su Instagram, perché in giro c'è tanta ignoranza, tanta. Io vi mostro cioè, tutto quello che c'è da sapere, anche il discorso GAP. Ora, qua ditemi quale persone voi seguite vi mostra questo grafico qui con i gap. Uno, scrivete uno, cioè tutti i canali, perché io seguo anche alcuni canali, ma è meglio no, io non voglio commentare. Ecco, cioè, che cosa devo capire qui? Ditemi, posso capire se sono un trader, quindi mettiamo un po' dei pattern, perché sono un trader, dei pattern, quindi da qui se uno scrive su Google Patterns, uno può capire, vabbè, ora non voglio fare lezioni di trading, quindi cioè, uno cosa deve capire qui? Quindi c'è tanta ignoranza, oppure quando il Bitcoin era a 94.000, se non ero qui, che io ripeto, onestamente seguo dei canali e informo le persone. Quando è Bitcoin lo vedo che sale, io ho sempre detto in maniera onesta e trasparente, perché appunto faccio video su YouTube, io informo le persone, attenzione che qui sarete in perdita. Cioè, seguite persone che sappiano realmente di che cosa stiamo parlando, perché online, credetemi, ne vedo tante persone che parlano di criptovalute, ma cioè, io onestamente, se uno mi scrive voglio accumulare Bitcoin, ora sì, ora lo potete fare che non c'è gap, ora è come vincere la lotteria perché non ha gap. Però se io, aspetta, fatemi cancellare questa linea. Non capisco, scusate, perché non cancella. Scusate ragazzi, ma non capisco perché non mi cancella questa linea. Simuliamo, facciamo qui, che Bitcoin crea un altro gap qua più sopra. Quindi è normale che Bitcoin scenderà al di sotto dei 94.850. Facciamo questa simulazione. Cioè io informo le persone, quindi persone che vi fanno vedere questo. Cioè mi spiegate che cosa indica? Io vi do informazione, io vi dico le cose ottime delle criptovalute, ma anche le cose negative. Cioè purtroppo le criptovalute rispecchiano in pieno il mercato azionario. Quindi tutti hanno i gap. Ora non voglio farvi vedere i gap dei mercati azionari perché se uno ha investito in azioni non vorrei creargli del panico, quindi preferisco non far vedere nulla al momento. Però io vi do informazione. Quindi ora, in data 25 gennaio, se voi vedete il grafico dei gap, potete fare tranquillamente accumulo di Bitcoin. Anzi, in data, ricordatevi, Luigi o Crazy for Trade, non so come mi volete chiamare, in data 25 gennaio, ricordatevi che anche Bitcoin avrà un crollo, perché anche loro
ai gap. Quindi, cioè, non è che uno deve essere un mago, perché i gap vanno coperti, ragazzi. Quindi seguitemi, perché qualsiasi cosa io vi dico in maniera onesta se iniziare a accumulare, come guadagnare di più, se volete iniziare a fare trading o quant'altro, perché innanzitutto per essere un trader, come vi ho detto nei video precedenti, non è tanto capire la matematica e la logica, ma anche a livello personale, se una persona è ansiosa e quant'altro, sono onesto, il trading non è per voi. Oppure se uno vuole guadagnare tanto e subito, alla fine perderà tutti i soldi. Quindi il consiglio che vi posso dare è che se volete andare in questo mondo, contattatemi e io vi farò un piano d'accumulo, sempre guardando tutti i grafici, e spero un domani di farvi diventare ricchi. Ve lo auguro con tutto il cuore, ragazzi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!